Per quanto riguarda l'incontro con le istituzioni, il prossimo incontro che avremo sarà molto probabilmente il 17 di questo mese. Dovremo concordare quelle che sono tutte le questioni in merito al meeting, organizzare per ospitare associazioni internazionali, quindi più di 20 persone qua in questo contesto, per fare un lavoro di confronto tra le varie organizzazioni. Ma io penso assolutamente che bisogna portare al confronto delle istituzioni legislative ornate la situazione che hanno i giovani in Portogallo e in Polonia rispetto alla nostra, che è secondo me uno dei punti più importanti di tutto il progetto New Frontiers. La tematica principale è quella legata al volontariato e alla cittadinanza giovanile a livello europeo. Possiamo sostanzialmente, per dire, cercare un confronto tra varie esperienze che provengono da lati diversi dell'Europa. Magari un lavoro che aveva fatto a casa e portato qui. Portare ognuno un'idea di un giovane che ha fatto qualcosa nel proprio paese di importante, che ha aperto anche una via nuova. Proviamo un attimo a dirne a qualcuno. Quello che vogliamo fare è unire i ragazzi nel creare qualcosa per altri ragazzi, perché ci sono modi per divertirsi che non è il solito sballo del sabato sera, ci sono delle attività che si possono creare insieme dove ci si può divertire di più, quindi noi come Giovani in 3D, come associazione, noi ci divertiamo, poi chi si unisce a noi ben venga, e questo è uno degli obiettivi. Noi partiamo con il nostro bisogno di stare insieme. Facciamo un sacco di progetti, tutto destinato ai ragazzi. Cioè, secondo me è una cosa intelligente e divertente, anche perché sono progetti pensati da ragazzi per i ragazzi. Quello che non c'è sul nostro territorio è che potremmo fare noi. Un ragazzo minorenne come me, come lei, già organizzare eventi è già una cosa bella, anzi creativa. Penso che il comune apprezzi questa cosa, per quello ci dà gli spazi. Anche in un paese piccolo come Marnate c'è bisogno di aggregazione, di restare comunque nel proprio paese. Il proprio paese bisogna amarlo, perché non fare qualcosa qui, qualcosa per tenere i giovani qui. Visto che c'è questa mancanza di eventi, momenti per stare insieme in questi piccoli comuni. Prima dell'associazione c'era il progetto Giovani, che era questo bando lanciato dal comune dove i giovani finalmente potevano fare qualcosa. I giovanissimi, 12, 13, 14 anni fino ai 18. Avere questa opportunità di poter proporre, poter parlare con chi è più grande di te e dirgli: guarda, io voglio fare questo, allora ti senti importante. C'è da dire che l'associazione è nata anche dal progetto Giovani. Comunque chi ha creato l'associazione faceva parte o collaborava con il progetto. Diciamo quindi che il progetto ha dato una spinta ai giovani per creare a parte questa associazione. Infatti io e lei abbiamo partecipato al progetto fino a una certa età. Poi magari ci siamo disinteressate a creare progetti che magari dovevano stare in un budget limite. E ci siamo iscritti in associazione appunto per creare grandi eventi come quello di oggi, il Winter Party. Il Winter Party è nato con l'idea di fare una festa, di divertirci, di metterci in gioco, con l'idea di creare unione. Cioè una palestra che si trasforma in una discoteca. Questa non è la prima edizione, ma è la seconda. La prima è andata veramente bene. E lì sono arrivati proprio da Gallarate, Busto Legnano, c'è stato proprio un giro di passaparola con ragazzi che frequentano le scuole. 400 persone che hanno partecipato. Io faccio DJ, la passione per la musica l'ho sempre avuta. E quando ho scoperto che nel mio paese potevo proporre queste cose, fare eventi in cui potevo suonare, potevo invitare i miei amici, allora ho subito contattato l'associazione e mi ha detto: non c'è problema, facciamo questo evento. E dopo che è stato un successo, io ho iniziato un po' a girare, è stato anche un buon fattore per farmi conoscere. Quando mi sono iscritto io ho subito trovato, diciamo, un buon rapporto di amicizia e di fiducia. I compagni di associazione sono come una famiglia alla fine. Abbiamo avuto modo di diventare amici E crescere insieme. Esatto. In questo tanto plasma.
È una famiglia che si vuole allargare, ma una famiglia che insieme vuole creare qualcosa per fare divertire, unire, far collaborare tutti i ragazzi. Si parte dal comune di Marnate fino a espanderci adesso col progetto europeo, quindi stiamo aprendo altri orizzonti. Noi siamo i giovani di Cislago e facciamo parte di Movida 21040. Prima di tutto noi siamo nati come gruppo giovani, però per volere del comune, tra virgolette, cioè si sentiva che a Cislago c'era questa carenza di attività giovanile in tutti i sensi, cioè non c'era aggregazionismo, non c'era neanche tanto supporto, tra virgolette, ai giovani che non avevano opportunità, stavano tutti quanti sulle panchine, sui parchi, così. Il contatto è nato perché il comune, l'amministrazione ha investito in un progetto per i giovani. Da questo contatto informale con le compagnie e con i ragazzi è nato poi questo gruppo che ha cominciato a pensare a delle attività sul territorio. Io pensavo che fosse una cosa dal punto di vista che il comune organizzasse qualcosa per noi. Invece poi ho detto, ok, voi avete la possibilità di organizzare qualcosa, noi vi diamo gli strumenti e i mezzi, fate voi. È stato il comune poi a contattare la cooperativa Totem. Di fatto siamo nati coadiuvati da Totem. Sono stati un po' loro a dirigerci, a darci la strada, a darci i mezzi. Poi oggi noi, bene o male, le cose le cominciamo a fare autonomamente. Essendo un gruppo giovani facente parte di un progetto comunale, dobbiamo rientrare all'interno di certi canoni. Dobbiamo rientrare all'interno di certe prospettive, di certe direttive. Il nostro compito, finché rimaniamo un progetto comunale, è quello di avvicinare le esigenze del comune alle esigenze dei giovani. E appunto promuovendo eventi, facendo magari degli eventi sportivi, eventi anche di tipo musicale. L'evento Movida Giovani Festival è un concerto, richiama ovviamente band giovanili, possibilmente di Cislago, ogni anno si tenta di avere almeno una band di Cislago. L'evento del primo anno ha avuto un grandissimo successo, siamo riusciti praticamente a riempire quasi tutto l'auditorium. Benvenuti al Movida Giovani Festival 2013, anche quest'anno terzo appuntamento. Abbiamo introdotto anche un nuovo metodo per scegliere i partecipanti, una piccola gara, dove sono comportate le band. L'obiettivo è sempre quello ovviamente di richiamare i giovani, quindi far conoscere il progetto Movida attraverso questo evento. Il concerto nei dintorni con band giovanili non ce ne sono molti, soprattutto nel periodo invernale. La gente conosce, sa che Movida a novembre svolge un concerto. E poi ovviamente con il tempo abbiamo creato nuovi eventi, nuove partecipazioni col comune che più volte ci ha chiesto di partecipare a manifestazioni locali, quindi per esempio la festa delle associazioni, pranzi di Natale organizzati per senza tetto, per gli anziani. È stato bello secondo me quando hanno collaborato con le associazioni territoriali piuttosto che con la Proloco. Inevitabilmente abbiamo creato una rete di collaborazioni con diverse associazioni. Queste collaborazioni tra associazioni già presenti e gruppi giovanili secondo me devono essere anche rinforzate. Vogliamo ricordare che ultimamente abbiamo raggiunto un grande traguardo, cioè l'apertura del centro giovani a Cislago, dove finalmente si potranno fare delle attività tutti quanti assieme. Mancava aggregazionismo, mancava iniziativa, forse anche perché mancava un reale punto di incontro non solo concettuale ma anche fisico. In effetti noi ci siamo sempre riuniti in biblioteca, con orari per cui di ufficio, limitati, e si è sentita questa mancanza di luogo fisico, il comune si è adoperato per riuscire a procurarne uno. L'amministrazione attuale ha sempre puntato ad avere in cambio qualcosa di concreto, da un intervento di recupero. Gli oneri di urbanizzazione sono stati, anziché incassati, convertiti in questa struttura che è stata consegnata ai giovani di Cislago. Questo spazio giovani è una sala, effettivamente una sala polifunzionale, dove si possono svolgere le nostre attività di riunione, per esempio, o assieme alle attività di riunione sono sempre varie iniziative, approfondimenti, incontri. Possiamo decidere noi cosa fare, non rispettare orari della biblioteca piuttosto che altro. Ci troveremo magari
2 volte a settimana invece che una, piuttosto che cose che possiamo fare da soli quando abbiamo uno spazio tutto nostro. Sarebbe anche bello riuscire ad avvicinare tutta la società a quello che facciamo noi. Questo progetto che ci ha coinvolti per 3 anni ci ha portato a dei risultati effettivi, ad avere un punto di ritrovo per i giovani. E anche se noi adesso cominciamo a crescere, potremo passare il testimone alle generazioni più giovani e comunque essere da esempio per loro. Ci sono anche altre fasce giovani, ancora più giovani di loro, che sono coinvolte nel progetto. Questo centro è stato creato per farci stare più insieme. Qua cerchiamo comunque di relazionarci meglio con i nostri amici. Ci piace parlare, sfogarci, magari anche con gente un po' più grande, di diverse età, con punti di vista diversi. Qua siamo ascoltati. Magari in inverno, quando una magari non ci voglia di uscire, oltre il bar non c'è niente. Invece qua magari ci possiamo ritrovare tutti insieme. L'anno scorso abbiamo organizzato un Nutella Party. Questo posto ci dà modo di mettere cose che piacciono a noi. È nuovo e bisogna comunque crearlo con le nostre idee. Ci dà senso di libertà. E poi siamo riusciti ad arrivare ad avere dialogo con le istituzioni. Insieme a Totem abbiamo iniziato a lavorare a stretto contatto con le istituzioni proprio a tu per tu. Riusciamo a porci tramite questo progetto, tramite queste attività, sullo stesso livello, sullo stesso piano e ad avere un rapporto di collaborazione. Abbiamo iniziato a capire e a far capire quali sono le esigenze di una parte e dell'altra. Adesso noi con la Movida, oltre a progetti, appunto, a progettare degli eventi sul territorio, abbiamo anche più volte creato dei forum con le istituzioni comunali. Quindi collaborando direttamente col Comune di Marnate e l'Associazione Giovani 3D, sempre di Marnate, abbiamo creato proprio dei tavoli di lavoro con il Comune, in modo da discutere su questi distacchi che ci sono a volte, superarli all'interno dei nostri 2 comuni e poi far sì che i risultati possano poi magari essere illustrati su un territorio più esteso, in modo che gli altri comuni sappiano che è possibile superare questo stacco. Ormai c'è comunque amicizia, c'è un clima di amicizia. Sono dei lavori che partono dall'emersione individuale, quindi ognuno scrive su un post-it cosa ne pensa sulla problematica di cui si parla e poi pian piano ci si allarga, quindi a gruppi di 2, poi si lavora tutti insieme. Parliamo, abbiamo questo dialogo su quello che secondo noi è il punto nevralgico da affrontare. Si porta quindi questa questione in un tavolo comune e poi si chiude e si vede un po' quello che si è ottenuto. Lo scopo è quello di arrivare all'incontro finale dove giovani e istituzioni riescono a collaborare bene per creare qualcosa di comune e in comune. Ognuno porta la sua esperienza, l'esperienza si confronta e si produce qualcosa di concreto e di buono per entrambi. Il menù prevede di organizzare a gennaio un primo incontro con rappresentanti portoghesi e polacchi per definire quel che faremo poi nel meeting di marzo, quel meeting europeo. Dal 25 al 29 di marzo, che sono 5 giorni, abbiamo una ventina di persone coinvolte. Che ci siano dei giovani che in questo momento sono a questo tavolo, magari ci sono anche altri che non sono qua, il fine deve essere che loro si preparano anche al futuro. Certo. Il senso di questo meeting deve essere visivo o visibile a tanta gente, perché non è una cosa da poco avere un gruppo di persone che lavorano e lavorano in sinergia con altri paesi, e mi auguro veramente che questo meeting si organizzi bene e che tutti abbiano la coscienza di fare le cose, ma non per se stessi, ma per il loro pensiero. Io vi invidio, perché questa è l'occasione, secondo me, per un giovane non dico di mettersi in gioco, ma di creare tutte quelle condizioni per cui è costretto a uscire da quello che è il proprio ambito, quello che è la propria sfera, che ognuno di noi nel periodo di crescita e di maturazione si crea un po' a difesa del rapporto con gli altri. Secondo me è la vostra occasione, voi ve la dovete giocare. Questo è l'aspetto secondo me più positivo. Dovete giocare per costruire un momento di crescita vostro, mettendovi in gioco in un rapporto sereno, fattivo con gli altri che vivono la stessa esperienza. Noi siamo abituati a vedere istituzioni da una parte, giovani dall'altra, cittadinanza anche allargando le cose. In realtà quello che noi abbiamo fatto è varcare le soglie del comune, che
in effetti non è una cosa che fanno tutti. Io sono sicuro che il problema che c'era prima a Cislago, il fatto che appunto i giovani non avessero delle possibilità, ci sono in tantissimi altri comuni. La mancanza di dialogo, la mancanza di rapporto giovani-istituzioni per noi era visibile, ma molti se ne accorgono. Quello dell'aggregazione giovanile comunque non è tanto una problematica, ma comunque è una questione che bisogna affrontare e che può portare a dei grandi risultati. I giovani, che erano quelli per cui l'offerta territoriale era più scarsa, adesso stanno prendendo in mano la situazione e stanno cercando di offrire qualcosa per i loro coetanei. Bisogna fare crescere il paese come un paese giovane. Bisogna dare lo spazio ai giovani, di dare le loro idee. Credo che sia un'esigenza proprio di tutti i giovani è quella di un vero riconoscimento, di un'apertura mentale e soprattutto di un coinvolgimento della società rappresentata dalle istituzioni a quello che è il mondo dei giovani, che è diventato distante. Ci si lamenta tanto che i giovani non sono partecipi, i giovani hanno perso iniziativa, si dice perché, si dà la colpa ai social network, si dà la colpa alla crisi, si dà la colpa alla disoccupazione. La colpa non è di queste cose qua, queste sono delle conseguenze. E la colpa è semplicemente il non dialogo. Comunque abbiamo la fortuna di avere comunque un sindaco, comunque degli assessori, delle persone che credono nei giovani e credono che comunque la gioventù sia una risorsa, il futuro. Secondo me il comune da una parte guadagna nel puntare sui giovani perché alla fine siamo il futuro. Il comune ci lascia abbastanza libertà su quello che facciamo perché alla fine sa che se ci lascia spazio noi possiamo contribuire a migliorare il modo di pensare e anche di agire dei giovani. Io spero che il comune continui a fidarsi e a contribuire nel far crescere questa associazione. Secondo me il comune ci dà spazio anche perché sa a chi dà la responsabilità. Sono loro alla fine a dar fiducia a noi. Il nostro compito è quello di sostenerli e di far sì che le attività che vengono fatte siano un modo per coinvolgere sempre più cittadini nella vita viva del paese. Per essere autonomo devo saper fare tutto quello che serve, dall'inizio alla fine, imparare a organizzare un evento burocraticamente. Cosa serve, i permessi, i movimenti da fare, chi contattare. Attualmente non so farlo, essendo in un gruppo giovane ancora guidato dal comune, che lo fa per me. Il mio sogno per me e per il Movida è quello di riuscire a diventare associazione.